Fughe di informazioni e frodi aziendali sono situazioni ipotetiche o accadono realmente? Perché dovresti prestare attenzione? Sono tante le situazioni dove abilitazioni apparentemente utili possono diventare dei casi di attenzione e causa di frodi aziendali. Prima che si verificasse una frode, nessuno lo avrebbe mai ritenuto possibile. Vediamo alcuni casi tratti da storie vere. Ciao, sono Andrea ed oggi parliamo di alcune situazioni comuni in cui abilitazioni ai sistemi informativi o processi aziendali mal disegnati possono sfociare in una frode o fuga di informazione. Spesso si ragiona più con bene, funziona, quindi abbiamo finito, oppure tutto funziona, meglio non toccare nulla. In situazioni di apparente tranquillità, tuttavia, si possono nascondere problemi di sicurezza. Possono esserci diverse ragioni affinché si verifichi quanto detto. In alcuni casi, come già parlato ampiamente in altre occasioni, il problema deriva dalla mancanza di applicazione dei principi di segregation of duties. In altri casi, quelli affrontati oggi, sono le autorizzazioni, le procedure o i processi aziendali non corretti la fonte del problema. Ecco alcuni scenari che abbiamo visto ed affrontato e che in alcuni casi hanno generato problemi. La visibilità di tutta la posta in uscita da SAP, visibilità delle stampe effettuate da SAP, lo scaricamento di dati su application server in chiaro per future elaborazioni, magari senza gestire nemmeno una retention. L'inserimento nel codice ABAP di backdoor. Analizziamo questi casi un po' più nel dettaglio. In SAP è possibile, tramite la transazione SOST, vedere tutta la posta in uscita dal sistema informativo. Quando un utente è autorizzato a questa transazione, potrebbe potenzialmente avere accesso a tutta la comunicazione in uscita. Ma perché è critica? Potrebbe avere accesso a dati personali, anche se non esplicitamente autorizzato, quindi non in conformità al GDPR. Potrebbe avere accesso a dati sensibili, non necessariamente personali, inviati all'esterno, pur non avendo la formale autorizzazione. Ma allora, qual è la possibile soluzione? Utilizzare le transazioni analoghe SOSB e SOSG, ad esempio per limitare la visibilità alle proprie mail, oppure quelle a un gruppo di utenti. Ma perché allo stesso modo può essere critico avere accesso a tutte le stampe SAP? Esiste anche in questo caso una transazione chiamata SP01, alla quale spesso le utenze sono autorizzate senza particolari segregazioni, che permette di vedere tutte le stampe effettuate in SAP dagli altri utenti. Ma sareste tranquilli se nel sistema informativo ci fosse anche il modulo HR e la stampa di documenti considerati sensibili fosse disponibile a chiunque? Oppure se la stampa delle condizioni di vendita per gli agenti fosse disponibile a chiunque. Gli esempi sicuramente non mancano. Il pericolo quindi non è ancora rappresentato dalla classica stampa su carta lasciata in modo improprio sulla scrivania, ma molto più semplicemente il pericolo viene dalla possibilità di vedere un documento digitale che viene parcheggiato in un'apposita area del sistema per poter essere stampato fisicamente in un secondo momento. Come nel caso della SOST, anche per le stampe si può agire sostituendo la transazione più ampia con quella più restrittiva, ad esempio la SP02, la quale permette di vedere solo le proprie stampe. Esiste poi una configurazione che permette di far vedere la stampa generata da un utente ad un gruppo di persone specifiche. E le informazioni che ci si scambia per trasferire dati? Per esempio, i dati bancari sono opportunamente crittografati se inviati tramite file? Ci siamo mai posti la domanda se chiunque può leggere o modificare dati quando sono inviati ad altri sistemi? In alcune situazioni, file di questo tipo, depositati su spazi di archiviazione comuni, potrebbero essere manipolati prima di essere processati nuovamente. A quanto le informazioni, se note in anticipo rispetto ad altri, potrebbero diventare rilevanti ai fini speculativi? Un programma contenente backdoor potrebbe inviare all'esterno delle informazioni relative all'andamento della nostra azienda, che potrebbero essere usate in maniera scorretta per influenzare il mercato. Vi ho parlato solo di alcuni punti di attenzione da tenere presente, ma la lista potrebbe essere molto più ampia. Qualsiasi azienda che utilizza un sistema ERP potrebbe affrontare queste situazioni pericolose. Può quindi avere senso fare opportune verifiche prima che sia troppo tardi. Vuoi altri contenuti di questo tipo? Ti sono utili i nostri contenuti? Iscriviti al canale YouTube. A presto, ciao!